Asher McLaren Artura Pro versione USB. Spero vi piaccia la configurazione che vedrete in questa recensione perché è quella creata da me. Naturalmente strizza l'occhio alla colorazione John Player Special. Non potevo che creare questa configurazione perché io la adoro, ma entriamo subito nel vivo della recensione. Sigla! Ciao ragazzi, andiamo a chiudere tutta quella che è la line-up McLaren di Asher. La versione di oggi è l'Artura Pro versione USB. Naturalmente a livello di form factor di materiali utilizzati è lo stesso che viene utilizzato su tutti i suoi volanti. Se siete interessati a questa linea, all'interno del mio canale trovate tutti i modelli che Asher ha creato con questa linea. Anche per quanto riguarda le impugnature sono le stesse che troviamo su tutti gli altri volanti in gomma poliuretanica. La loro durezza è intorno agli 80 Shore, quindi hanno una parte che potete comprimere tra le mani, ma proprio la loro forma, il modo con cui l'andrete a impugnare, io lo trovo uno dei migliori che io ho mai provato. L'aggettivo che mi viene da dirvi è la familiarità nell'impugnatura, un'ergonomia personalmente molto semplice, però quando andrete a guidare vi troverete veramente in una posizione molto familiare. Come dicevo, piastra frontale in alluminio da 5 mm. Nella parte frontale troviamo 14 pulsanti retroilluminati RGB. Vi vado a far vedere subito il feeling perché è la parte che più adoro. Questo è il rumore, questo ragazzi è il feeling. Naturalmente manderò dei video per farvelo vedere meglio. All'inizio sentite un pulsante pieno, dopo un paio di millimetri l'attivazione tattile. Anche qui dal mio punto di vista un feedback davvero eccellente. Particolarità poi dell'illuminazione di questi pulsanti è che sono serigrafati proprio sul pulsante stesso. All'interno della confezione ne troverete diversi, potrete in fase di montaggio andarvi a scegliere le cover cap che preferite e montarle come volete. Naturalmente questo volante è compatibile con CMAB. Alcune funzioni come per esempio il pulsante di accensione è già mappato per accendersi con alcuni giochi di un colore diverso su questa posizione qua, quindi se andate a spostare alcune funzionalità andatevi a ricordare su CMAB che dovrete andare a modificare l'effetto di quel pulsante. Però per quanto riguarda l'illuminazione è che anche alla massima potenza non sono mai invasivi, sono sempre molto visibili ed è bello proprio l'effetto che fanno soprattutto al buio. Nella parte qui centrale troviamo un doppio funky switch rotabile, direzionabile e premibile e nella parte centrale degli encoder rotativi che possono funzionare sia da pulsante 1 e da pulsante 2 oppure pulsante 1, 2, 3, ma ve lo spiego più avanti. A livello di feedback vi faccio sentire anche il rumore. Molto deciso e ben spaziato. In realtà ogni aspetto di elettronica di questo volante vi dà una percezione di qualità di un alto livello. La dotazione non finisce qua perché ci sono altri 2 e 2 rotari nella parte alta utilizzabili con il pollice. Il tipo di feeling, vi faccio sentire il rumore, hanno un feeling molto deciso e ben spaziato. Anche qui trovo impossibile andarvi a sbagliare nelle regolazioni proprio perché la durezza per l'azionamento è tra le più forti che ho mai provato. Faccio notare poi che se anche sembra che lo spazio sia poco, la parte della cover cap ha una sagomatura molto pronunciata che offre con estrema facilità di essere premuta e
andare a cambiare la selezione. Aspetto distintivo della versione USB, oltre a quella di illuminazione che ce l'ha anche la versione per SYNCUBE 2 e tutte le versioni wireless, è che tramite SIMAB potete accedere anche a funzioni della telemetria che vanno ad accendere e animare l'illuminazione di questo volante, ma ho fatto un piccolo video per voi. Parliamo adesso dell'Asher Racing Control Panel. Una volta aperto vi verrà subito rilevato quello che è il vostro volante. Lo andiamo ad aprire. Nella parte qui in alto andremo a decidere come dovranno lavorare le leve della frizione. Come vedete io ho già selezionato Dual Clutch. Qui potrete decidere come andare a cambiare il valore della paletta master, che è quella che sta da questa parte qua. In più, per decidere se sia la master, cioè la paletta principale, quella di destra o quella di sinistra, oppure utilizzarlo come gas e freno, e quindi saranno delle leve analogiche indipendenti. Io la utilizzo così. Nella parte qui sotto potrete decidere la curva di segnale con cui dovranno lavorare le frizioni. Entriamo veramente in un mondo di regolazioni molto approfondito. Il mio consiglio: cercate di studiarle al meglio per migliorare la prestazione in partenza, perché è il punto in cui vi servirà di più. Naturalmente questa stessa curva la potrete decidere per entrambe le frizioni. Qui sotto troviamo Rotary Switch Mode. Ragazzi, ve l'ho spiegato in tutti i video che ho fatto dei volanti Asher. Potrete decidere come funzionano gli encoder rotativi. Se ogni volta che girate il pulsante rimarrà costantemente premuto, se lavorerà con un solo impulso, se lavorerà pulsante 1, pulsante 2, oppure molto interessante è questa funzione in cui andando a premere i pulsanti 3 e 9 o 4 e 10 andranno ad aumentare quelle che sono le funzionalità dell'encoder. Qua abbiamo le prime funzionalità, tenendo premuto abbiamo una seconda funzionalità, tenendo premuto quest'altro abbiamo una quarta funzionalità. Nella parte qui sotto andremo invece a decidere quanti millisecondi occorreranno tra un impulso e l'altro, e questo dipende molto dalla velocità con cui utilizzate questi encoder. Io sempre intorno al valore 30 ho trovato quello migliore per me. Nella parte qui sotto troviamo la mappatura con cui sono distribuiti tutti i pulsanti. Nell'ultima pagina abbiamo le informazioni sul device. Io da poco ho aggiornato alla versione 1.2. Ci sono qui le spiegazioni per poterlo fare, niente di particolare se non dovervi per forza iscrivere al sito st.com con cui andrete ad aggiornare la scheda STM32, e naturalmente una piccola wiki di quelle che sono tutte le regolazioni e funzioni che potete utilizzare nel vostro volante. Naturalmente questa io la trovo la più importante, perché vi va a spiegare per fare il factory reset del volante, per fare il firmware update, in cui per attivare la funzione dovrete staccare l'USB dal volante, tenere premuto il pulsante specifico, ricollegarla e si imposterà in quella modalità. Qua vi spiega come potrete cambiare il byte point andando a premere questo pulsante. Vedrete si accenderà questa luce, e vuol dire che potrete andare a decidere, spostando questi funky switch, in questo caso di 0,1, in questo caso di un punto percentuale, quello che è il vostro byte point. Andate a premere e si salverà. Passerei adesso a vedere la configurazione di SIMAB. Arriviamo adesso alla parte interessante di SIMAB. Naturalmente dovrete inserire la periferica all'interno del programma Add New Device e andatevi a cercare Asher Artura Pro. Io già ce l'ho, lo selezionate. Nella parte qui in alto possiamo decidere l'intensità di illuminazione dei LED pulsante fino a totalmente a spegnerli. Nella parte in alto ci sono dei preset di illuminazione statica. In più potete entrare all'interno dello stesso preset e andare a modificare il colore per singolo pulsante. Io adesso lo rimposto così. Nella parte sotto abbiamo invece l'attivazione del profilo già inserita da Asher per quanto riguarda la telemetria. Queste sono le luci di quando non siete in game, volendo le potrete spegnere, si attiveranno i profili che avete impostato statici dall'altra parte. Oppure potrete attivare questo genere di gioco di illuminazione. Quando invece siete in gioco sono attivate queste funzioni. All'interno ci sono diversi gruppi, anche qui
Ci sono diversi profili di colorazione che potrete scegliere, naturalmente a secondo di quello che scegliete spengete un profilo e accendetene un altro. Come vedete sono già attivi gli effetti di telemetria, in questo caso pit stop limiter, l'entrata e l'uscita della macchina, il DRS. Andate quindi, se volete, ad attivare o disattivare quelli che sono gli effetti che più vi piacciono, ma è proprio questo il plus della versione Pro. Potrete poi decidere se utilizzare questa illuminazione sempre o solo quando siete in gioco. Anche qui sempre regolazioni per quanto riguarda l'intensità di illuminazione negli effetti. Nella seconda pagina le solite funzioni di CMAB, in cui potrete assegnare dei pulsanti la possibilità di aumentare e diminuire l'illuminazione dei LED del vostro volante, di cambiare i vari preset, ma scegliete veramente quello che più vi piace. Ma penso di avervi detto tutto. Ciao ragazzi, bentornati, spero sia chiara anche la parte più importante di questo volante, cioè l'attivazione della telemetria. Andiamo adesso a parlare della parte dietro e anche qui ragazzi naturalmente ritroviamo la qualità del cambio Asher, che dal mio punto di vista è uno dei migliori. Naturalmente in questo caso è l'ultima versione che Asher ha creato e in questo caso la versione con doppio cambio. Ve lo faccio vedere. Ragazzi, il feedback molto deciso, sia la paletta principale che quella secondaria, tutto in alluminio. Naturalmente ve ne ho parlato già in 1000 recensioni. La particolarità di questo tipo di cambio è che nell'ultimo modello Asher ha creato questo modo di andare a bloccare il perno con dei nottolini che vanno a dare un'adesione sempre perfetta a quello che è il movimento della paletta sul suo perno, quindi totalmente esenti sempre da giochi, non c'è il gioco da nessuna parte, e anche se dopo anni forse potrebbe andare a crearsi, andando a stringere quelle due brucoline andrete a ricreare sempre la perfezione. A livello di elettronica parliamo sia per il principale che per il secondario sensori di Hall. Faccio presente che Asher crea il volante replica Artura, che poi è anche il volante che viene utilizzato all'interno dell'auto reale, e anche in quel caso vengono utilizzati i sensori di Hall montati su questo cambio. La qualità e l'attenzione all'impossibilità di non rilevare una cambiata, in questo caso siamo ai vertici di questa categoria. Per quanto riguarda le palette non ci sono particolari regolazioni, non si possono spostare, inclinare, è questa, ma vi faccio vedere la forma. Personalmente la posizione l'ho trovata perfetta. In realtà però se andate a smontare il volante dalla parte interna noterete che c'è anche una piccola possibilità di spostare più internamente o più esternamente le palette, ma io non le toccherei. Per quanto riguarda proprio il paddle, come ho detto, tutto in alluminio, c'è una piccola sagomatura nella parte esterna che accompagna le dita proprio alla pressione. Anche qui sono tutte attenzioni atte al comfort di guida. Avrete notato un rumore molto attutito, questo perché all'interno sia nella parte alta che nella parte bassa ci sono dei piccoli pad in gomma che ne attutiscono il rumore, ma questo non deficita per niente sulla forza attrattiva, che in questo caso è molto forte. Anche per quanto riguarda le frizioni, le ho già recensite in altri volanti di questa serie, sono le stesse anche in questo caso che vengono utilizzati nell'auto reale. Per quanto riguarda il feeling, una molla a torsione. Vi faccio vedere anche il posizionamento, perché poi fondamentalmente è la parte che dal mio punto di vista è più importante. Sono comode sia con i mignoli, anche prese con entrambe le dita. Anche qui personalmente nulla da obiettare. Anche la scelta dell'inclinazione è la stessa utilizzata nel motorsport. Nella parte qui sotto poi troviamo il connettore in metallo 4 poli con il cavo spiralato di generoso diametro, più che sufficiente per fare il solito giro intorno al mozzo. In realtà in questo caso vi direi forse anche un po' troppo lungo da gestire sulla postazione. In realtà è comodo se lo vorrete andare a montare direttamente sul vostro PC, ma per esempio per chi come me ha una prolunga praticamente sotto la base per i vari volanti, la parte spiralata la dovrete bloccare da qualche parte. Faccio però notare che già all'interno della scatola troverete una prolunga USB di tipo 2 che vi aiuterà nel montaggio nel caso abbiate il PC molto lontano. Per quanto riguarda poi la struttura, come vi ho detto, tutta in alluminio. Faccio presente sempre le lavorazioni che vengono fatte nella parte dietro, devo dire danno sempre un ottimo senso di solidità a tutto quello che è questo progetto. E quindi ragazzi arriverei a quelle che sono poi le conclusioni finali nell'utilizzo. Non è di questa categoria probabilmente il volante più leggero. Naturalmente
Nel mio caso, utilizzandolo con un C-Cube 2, personalmente non ho particolari problemi, anzi nel mio caso adoro un pochino di damping, inerzia e friction che di solito alzo tramite software. In questo caso proprio il peso del volante aiuta meccanicamente questi due aspetti e io li posso abbassare all'interno del software, e tutto questo poi si traduce nel momento in cui lo andate a utilizzare alla guida in un feeling davvero fantastico. Proprio per l'impugnatura, la sensazione che avete alla guida personalmente è una delle più piacevoli. Il diametro da 30 cm è quello che ultimamente è più utilizzato da tutti, perché fondamentalmente aiuta la precisione, aiuta la comodità, aiuta a togliere un po' di nervosismo dai movimenti un po' bruschi di alcune basi, e penso si possa usare tranquillamente sia con macchine GT3 sia con macchine Formula, non ci sono problemi. L'implementazione dell'illuminazione con la telemetria fa prendere totalmente vita a quello che è il volante, aiutandovi, se non avete anche altri gadget esterni alla postazione, ad avere molte più informazioni mentre state guidando, e tutto questo nella maggior parte dei casi senza distogliere lo sguardo dalla pista. Purtroppo è un disco rotto, ma a livello di pulsanti, a livello di cambio, a livello di impugnature, qui stiamo ai vertici, ragazzi. Naturalmente per stare ai vertici c'è anche un prezzo da pagare, in questo caso 1129 euro, naturalmente più spedizione. Ho tanti amici che già hanno acquistato diversi volanti della linea Artura, naturalmente sarei contento anche da parte vostra. Cosa ne pensate dopo la recensione? Se avete visto anche tutti gli altri modelli della line-up Artura, fatemi sapere nei commenti anche qualche vostra esperienza, se siete possessori di questo volante. Ringrazio sempre Asher di dare la possibilità al mio canale di poter recensire quelli che sono tutti i suoi prodotti. Spero, ragazzi, che vi piaccia anche la tipologia di colorazione che ho scelto di avere su questo volante. Fatemi sapere anche cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima review. Ciao!